Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, oggi inizieremo un nuovo progetto insieme. Allora, per iniziare, vi dico subito che io lavorerò a questo progetto con questo filato. È un filato della Trasfere, è un cotone, un filo di Scozia del numero 5, è un gomitolo da 100 grammi ed è 260 metri. Allora, noi lavoreremo oggi su un multiplo di 8 catenelle, quindi io ho preso la mia misura, vi faccio vedere come prendo la misura quando devo fare, diciamo, quando devo iniziare un lavoro, quando si inizia qui dal collo. Quindi io prendo la circonferenza del mio collo, è un pochino più giù. Quando dico prendete la circonferenza delle spalle, non intendo dire prendere la circonferenza da spalla a spalla, ma questa in modo da avere una scollatura non troppo stretta, neanche molto larga, ecco. Quindi in base alla circonferenza e al multiplo delle nostre catenelle dobbiamo poi fare un calcolo e ottenere il numero di catenelle che ci servono. Io per esempio con la mia misura e calcolando il multiplo di 8 catenelle inizierò la mia lavorazione con 160 catenelle, ok? Quindi per chi vuole una taglia più grande deve aggiungere 8 catenelle, quindi se vuole una 48, 50, però magari ha bisogno di 8, 16, 24 catenelle, dipende anche dalla circonferenza. E ovviamente è uguale anche per chi vuole una taglia più piccola, quindi deve togliere le 8 catenelle, possono essere 8, 16, 24, dipende, ripeto, sempre dalla vostra misura, dalla vostra circonferenza, ok? Allora, perché di solito mi chiedete sempre, io sono una 52, io sono una 50, io sono una 38, quante catenelle devo iniziare? Io sinceramente non ve lo so dire quante catenelle dovete fare per iniziare il lavoro, anche perché dipende dal filato che andate a usare, dal filato, dall'uncinetto, dalla vostra mano anche. Io per esempio ho una mano molto stretta, quindi lavoro stretto, quindi dovete calcolare voi la misura in base al multiplo, quindi avendo già il multiplo potete calcolare la vostra misura, ok? Allora io come dicevo, per portarmi avanti ho avviato le mie 160 catenelle, quindi 152, scusate, perché avevo iniziato con 160 ma sono troppe per me, quindi sono 152 catenelle. Allora inizio subito facendo 3 catenelle, 1 2 3 più una di separazione. Ok, allora entro nella stessa maglia e vado a fare una maglia alta. Allora vediamo se riesco, vorrei prendere anche l'altro filo. Ok, ci siamo. Quindi dicevo, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta, 2 catenelle, salto una maglia di base, vado nella maglia seguente e faccio una maglia bassa, poi 1 2 3 4 5 catenelle, salto 1 2 1 2 3 nella quarta, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, salto una maglia, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, una catenella di separazione, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta. Ancora ripetiamo, 2 catenelle di separazione, salto una maglia, vado nella maglia seguente, maglia bassa, 1 2 3 4 5 catenelle, salto 1 2 3 nella quarta, maglia bassa, 2 catenelle, salto una maglia seguente, maglia alta, una catenella di separazione, rientro nella stessa maglia e faccio ancora una maglia alta. Quindi dobbiamo ripetere questo, scusate, qui c'è un filo, dovete ripetere questi punti, ok?
Quindi ripeto io, allora, una maglia alta, una catenella di separazione, una maglia alta lavorata nella stessa maglia di base, 2 catenelle, saltiamo una maglia di base, andiamo nella maglia seguente, facciamo una maglia bassa, 5 catenelle, saltiamo 3 maglie e nella quarta facciamo una maglia alta, una maglia bassa, 2 catenelle di separazione e poi saltiamo una maglia di base e ricominciamo a fare le 2 maglie alte separate da una catenella. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi, sono alla fine del giro, ho fatto le 2 catenelle, adesso vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale. Quindi io in tutto con i miei 152 catenelle ho 19 motivi, ok? Quindi a me vengono 19 motivi. Allora adesso faccio 1 2 3, sono sulla catenella del giro precedente, quindi entro nello spazio qui di una catenella e faccio 3 maglie alte, 1 2 3 e una catenella scusate, una maglia alta qui sulla maglia alta, quindi ho fatto una maglia alta sulla prima maglia alta, nello spazio di una catenella ho fatto 3 maglie alte e nell'ultima maglia alta ho fatto una maglia alta, ok? Adesso faccio 1 2 3 4 e vado a fare qui nell'archetto delle 5 catenelle, faccio una maglia bassa, 1 2 3 4, quindi ho fatto le 4 catenelle e adesso ripeto, qui abbiamo una maglia alta, quindi vado sulla prima maglia alta e faccio una maglia alta, entro nello spazio di una catenella e faccio 3 maglie alte, 1 2 3 e una maglia alta sulla maglia alta, così. Quindi dobbiamo ripetere il giro in questa maniera. Adesso facciamo le 4 catenelle e una maglia bassa qui al centro delle 5 catenelle, 4 catenelle e ricominciamo a fare le 5 maglie alte, ok? Una maglia alta sulla maglia alta, 3 maglie alte all'interno di una catenella di separazione e una maglia alta sulla maglia alta, ok? Ci rivediamo alla fine del giro. Ok, ho finito il giro, quindi sono andata a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella, ok? Adesso faccio 1 2 3 catenelle e vado nella prossima maglia, faccio una maglia alta, nella prossima maglia un'altra maglia alta e poi 1 2 3 4 5 catenelle, rientro nella stessa maglia dove ho appena fatto la maglia alta e faccio un'altra maglia alta e poi lavoro le 2 maglie alte rimaste, 1 e 2, così, ok? Deve essere così. Allora dobbiamo ripetere questo per tutto il giro, quindi adesso saltiamo queste e andiamo nelle prossime maglie alte. Scusate un attimo che sistemo la camera perché ok, allora dicevo vado nella prossima maglia alta, faccio una maglia alta, prossima maglia alta e maglia alta, 1 2 3 4 5 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio un'altra maglia alta. Qualcosa che non va. Così.
Allora lo rifaccio in caso non si è visto, quindi salto dove abbiamo fatto la maglia bassa, salto, vado direttamente sulle maglie alte, quindi faccio 1, allora 1, 2, 3, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, rientro nella stessa maglia e faccio ancora le mie maglie alte, 1, 2, 3. Ok, quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Eccomi qua, sono arrivata alla fine del giro, quindi adesso vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Adesso con delle maglie bassissime arriviamo qui all'interno delle 5 catenelle e facciamo 1, 2, 3 catenelle e una in più, una catenella in più che è di separazione. Quindi adesso in tutto dobbiamo fare in queste 5 catenelle 6 maglie alte separate da una catenella. Quindi questa è la prima, che sono le 3 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 catenelle e facciamo una maglia bassa qui al centro delle 3 maglie alte, così 1, 2, 3 catenelle e ripetiamo le 6 maglie alte separate da una catenella. 4, 5, 6, quindi 1, 2, 3 catenelle e facciamo una maglia bassa qui al centro delle maglie alte, ok? Quindi facciamo tutto il giro in questa maniera, ok? A dopo. Eccomi, allora ho fatto le 3 catenelle, adesso vado a chiudere nella terza catenella, quindi 1, 2, 3, ok. Adesso con una maglia bassissima entro nella catenella di separazione, così faccio 3 catenelle, rientro e faccio 2 maglie alte chiuse a metà, quindi faccio che esco da 1 ed esco da 2, rientro, quindi prendo il filo, esco da 1 ed esco da 2. Adesso che ho i 3 punti sull'uncinetto, chiudo una catenella, vado nell'archetto successivo e faccio 3 maglie alte chiuse insieme, quindi esco da 1 ed esco da 2, rientro, esco da 1, esco da 2, rientro, esco da 1 ed esco da 2, chiudo una catenella. Quindi dobbiamo lavorare in questi archetti di una catenella 3 maglie alte chiuse insieme. Faccio una catenella di separazione, 1, 2, 3, una catenella, vado nell'ultimo archetto e faccio una 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi in tutto abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 gruppetti di 3 maglie alte chiuse insieme. Adesso passiamo direttamente nell'altro gruppo delle 6 maglie alte, quindi entriamo nel primo spazio di una catenella e facciamo le 3 maglie alte chiuse insieme, ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua, allora ho finito il giro,
adesso vado a chiudere nella terza catenella. Adesso con delle maglie bassissime arriviamo qui dove abbiamo fatto la catenella di separazione, quindi facciamo 1 2 3 4 catenelle, quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta e una catenella di separazione. Adesso facciamo una maglia alta in ogni spazio di una catenella, quindi questa è la prima maglia alta, vado nella prossima, nel prossimo spazio di una catenella faccio una maglia alta, una catenella di separazione, prossimo spazio, maglia alta, catenella. Quindi facciamo tutto il giro in questa maniera, in ogni spazio dobbiamo fare una maglia alta separata da una catenella, così. Anche qua dove abbiamo le due maglie, le maglie alte chiuse insieme, qui dove noi non abbiamo fatto la catenella di separazione, comunque dobbiamo fare una maglia alta, quindi lavoriamo in questa maniera per tutto il giro e poi ci ritroviamo, ok? Così. A dopo. Eccomi qua, ho finito il giro e ho chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Adesso facciamo 1 2 3 catenelle, vado nell'archetto di una catenella e faccio 2 maglie alte e una maglia alta sulla maglia alta, così. Quindi adesso nell'archetto di una catenella faccio 2 maglie alte e una maglia alta sulla maglia alta qui. Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. In ogni archetto di una catenella dobbiamo lavorare 2 maglie alte. Ok? Così. Ok, arriviamo alla fine del giro. Allora, sono arrivata alla fine del giro, quindi faccio le mie 2 maglie alte nell'archetto di una catenella e vado a chiudere nella terza catenella. Adesso facciamo 3 catenelle, quindi vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, maglia seguente, ancora una maglia alta, quindi in tutto sono 3 maglie alte, 2 catenelle, salto una maglia, vado nella maglia seguente e faccio una maglia bassa, 5 catenelle, salto 3 maglie, 1 2 3, nella quarta faccio una maglia bassa, 2 catenelle, salto una maglia, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Quindi stiamo ripetendo quello che abbiamo fatto all'inizio. Adesso facciamo 2 catenelle, salto una maglia, vado nella maglia seguente, maglia bassa, 1 2 3 4 5 catenelle, salto 3 maglie, 1 2 3, nella quarta maglia bassa, 2 catenelle, salto una maglia, vado nella maglia seguente e faccio la maglia alta, 1, maglia seguente 2, maglia seguente 3. Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Eccomi qua, ho finito il giro e ho chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Adesso faccio 1 2 3 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta, una maglia alta seguente in quella centrale e 2 maglie alte sull'ultima maglia alta, così. Quindi abbiamo 5 maglie alte, facciamo 2 maglie alte sulla prima maglia alta, una maglia alta centrale e 2 maglie alte sull'ultima maglia delle 3 che abbiamo fatto nel giro precedente. Adesso facciamo 1 2 3 4 catenelle e facciamo una maglia bassa
nell'archetto delle 5 catenelle, 1 2 3 4, e ripetiamo le maglie alte, quindi 2 maglie alte sulla prima maglia alta, una maglia alta centrale e 2 maglie alte sull'ultima maglia. Ok, quindi dobbiamo ripetere, quindi stiamo facendo il secondo giro. Ok, questo dobbiamo fare le 5 maglie, le 5 maglie alte nel giro. Dopo questo giro dobbiamo fare le 3 maglie alte separate da 5 catenelle e poi ancora 3 maglie alte, quindi dobbiamo ripetere questi giri fino al giro dove abbiamo le 6 maglie alte separate da una catenella. Ok, quindi dobbiamo fare 1 2 3 giri, 1 2 e 3, questo qua. Ok, quindi arriviamo fino al giro dove abbiamo le maglie alte separate da una catenella, sono 6 maglie alte separate da una catenella, e poi ci ritroviamo per andare avanti. Ok, a dopo. Eccomi qua. Allora, io ho fatto i miei 4 giri e sono arrivata dove abbiamo le maglie alte con una catenella di separazione, le 6 maglie alte separate da una catenella, e ho anche messo i miei marcapunti. Ho già preso, diciamo, le misure per, ho diviso per gli scalfi per fare le braccia qui da una parte e dall'altra. Allora io ho per le maniche ho lasciato 6 motivi, 1 2 3 4 5 e 6. Poi per il dietro 1 2 3 4 5 6 7 e 8, poi ancora 1 2 3 4 5 6 per le braccia, e poi 1 2 3 4 5 6 7 e 8 per il davanti. Ok, che questo poi va piegato così e va chiuso, e qui abbiamo lo spazio per le maniche. Allora, adesso che ho diviso e ho messo i marcapunti e quindi ho preso le misure per il davanti e il dietro e le maniche, adesso lavoriamo qui il bordo per le maniche. Ok, allora facciamo così. Io ho fatto in modo che il filo sono già in posizione per le maniche, quindi 1 2 3 4 e 5 sono sulla sesta. Allora avvicino un attimo. Allora facciamo che 3 catenelle. Adesso qui non dobbiamo fare, scusate, non dobbiamo fare le maglie chiuse insieme dentro gli archetti di una catenella, però invece di fare 3 maglie alte ne facciamo 2. Quindi entro, faccio la prima, vabbè, la prima non posso fare 2 maglie chiuse insieme perché è la prima, comunque faccio una catenella, vado nell'archetto e scusate, allora devo fare 2 maglie chiuse insieme, poi 1 2 3 4, facciamo un picciolino, quindi entro nella prima catenella delle 4 catenelle e faccio un picciolino, una catenella di separazione, vado nell'archetto successivo, faccio 2 maglie alte chiuse insieme, quindi faccio, esco da 1, esco da 2, rientro, esco da 1 ed esco da 2 e chiudo. 1 2 3 4 catenelle, vado nella prima catenella con una maglia bassissima, faccio un picciolino, una catenella, archetto successivo, quindi esco da 1, esco da 2, rientro nella maglia e faccio, esco da 1 ed esco da 2 e chiudo. 1 2 3 4 e faccio un picciolino così, una catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e faccio ancora 2 maglie alte chiuse insieme, quindi esco da 1 ed esco da 2 e chiudo.
1 2 3 4, vado nella prima catenella qui, maglia bassissima, e faccio picciolino, una catenella di separazione e così via. Quindi dobbiamo andare avanti così fino al marcapunti, quindi dobbiamo lavorare i 6 motivi per quanto riguarda le maniche. Ok, quindi andiamo avanti in questa maniera fino al marcapunti. Ok, ok, io sono arrivata al mio marcapunti. Ok, quindi ho completato 1 2 3 4 5 6 la parte della manica. Ok, adesso devo continuare qui a fare le mie maglie alte chiuse insieme, quindi vado qui e continuo nella parte del dietro della le spalle. Ecco, allora lavoro le mie maglie chiuse insieme però senza picciolini, lavoro normalmente, quindi faccio le mie 2 maglie alte chiuse insieme, una catenella di separazione, vado avanti così fino al prossimo marcapunti. Al prossimo marcapunti iniziamo di nuovo a fare la parte delle maniche con le maglie chiuse insieme con i picciolini. Ok, quindi andiamo avanti fino all'altro marcapunti. Eccomi qua. Allora, arrivata al marcapunti, adesso inizio a lavorare di nuovo per la manica, quindi entro qui nel primo motivo della manica, faccio le 2 maglie alte chiuse insieme, 1 2 3 4 catenelle, e inizio a fare i picciolini così, una catenella di separazione, e andiamo avanti in questa maniera così. Ok, quindi lavorate tutta la parte della manica. Quando finite i 6 motivi, i 6 i 7, dipende dalla misura che poi andate, cioè la misura che avete voi, quindi fate i motivi per la manica con i picciolini e poi andate avanti a fare la parte del corpo senza picciolini. Ok, quindi ci troviamo alla fine del giro. Eccomi qua. Allora, io ho fatto ho lavorato tutto il giro, quindi ho fatto le due qui a destra e a sinistra per fare le braccia, quindi ho fatto qua i picciolini, il davanti e il dietro. Ok, e ho chiuso il giro con una maglia bassissima, avvicino così vi faccio vedere, qui dove ho iniziato, quindi dove ho iniziato ho fatto una maglia bassissima nella terza catenella. Adesso facciamo 1 2 3 e 4, giro il lavoro, quindi adesso lavoriamo questo pezzo, lavoriamo il davanti, questo, tutto questo, quindi ho fatto 4 catenelle, 3 catenelle sono la prima maglia alta e una catenella è di separazione, quindi vado qui nello spazio di una catenella e faccio una maglia alta, una catenella, nello spazio di una catenella faccio una maglia alta, una catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, quindi dobbiamo arrivare fino a qui. Ok, prima del picciolino ci dobbiamo fermare qua perché dobbiamo fare tutta questa parte che è il davanti. Ok, eccomi qua. Allora io ho finito, ho fatto
le mie maglie alte separate da una catenella e sono arrivata qui dove c'è il marcapunti e qui inizia la manica. Adesso faccio 1 2 3 catenelle, giro il lavoro. Adesso dobbiamo fare una maglia alta all'interno di una catenella e una maglia alta sulla maglia alta, così. Quindi questa volta lavoriamo una maglia alta all'interno di una catenella, ok? Quindi arriviamo fino alla fine. Arrivata alla fine del giro, adesso faccio 3 catenelle e giro il lavoro. Allora, 3 catenelle sono sempre la nostra prima maglia alta. Rientro nella stessa maglia e faccio altre 2 maglie alte, 1 e 2, quindi abbiamo adesso 3 maglie alte, 1 2 3 catenelle, salto 2 maglie, nella terza faccio una maglia bassa, 1 2 3 4 5 catenelle, salto 3 maglie, nella quarta una maglia bassa, 1 2 3 catenelle, salto 2 maglie e nella terza maglia vado a fare le 3 maglie alte, 1 2 3, così. Ok, quindi dobbiamo ripetere questo fino alla fine. Allora, 3 catenelle, salto 2 maglie, vado nella terza maglia bassa, 1 2 3 4 5, salto 3 maglie, nella quarta maglia bassa, 3 catenelle e ripetiamo le 3 maglie alte. Ok, quindi arriviamo lavoriamo così fino alla fine. Alla fine del giro finisco con 3 maglie alte, quindi come abbiamo iniziato come ho iniziato il giro ho finito anche con 3 maglie alte. Adesso faccio 1 2 3 catenelle, giro il lavoro, nella stessa maglia di base vado a lavorare un'altra maglia alta, una maglia alta al centro e 2 maglie alte sull'ultima maglia alta, quindi in tutto abbiamo 5 maglie alte, 1 2 3 4 catenelle e vado a fare una maglia bassa qui nelle 5 catenelle, 1 2 3 4 e andiamo qui sulle maglie alte, quindi sulla prima maglia alta lavoriamo 2 maglie alte, quindi lavoro la prima, rientro e lavoro la seconda, lavoro la maglia alta centrale e poi lavoro 2 maglie alte sull'ultima maglia alta, così. 1 2 3 4 catenelle, maglia bassa al centro delle 5 catenelle, 1 2 3 4 e ripetiamo le 5 maglie alte, quindi 2 maglie alte sulla prima maglia alta, una maglia alta centrale e 2 maglie alte sull'ultima maglia alta. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua alla fine del giro, quindi ho fatto le mie 5 maglie alte. Allora 3 catenelle, le 3 catenelle come sempre sostituiscono la prima maglia alta, quindi lavoro, quindi alla prima maglia alta vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, 1 2 3 4 5 catenelle. Adesso rientro nella stessa maglia dove ho appena lavorato la maglia alta, quindi rientro nella maglia, faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Stiamo ripetendo quello che abbiamo fatto qua. Adesso andiamo nell'altro gruppo delle 5 maglie alte e ripetiamo quello che abbiamo appena fatto, quindi facciamo una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta,
1 2 3 4 5 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio ancora una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, così. Ok, quindi andiamo avanti fino alla fine. Allora, arrivata alla fine del giro, adesso stacco il filo perché dobbiamo fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi abbiamo fatto qui il davanti, ecco, noi abbiamo fatto adesso questo, faccio vedere questo qua. Ok, questo è il davanti. Adesso dobbiamo ripetere anche qui dietro, dobbiamo fare la stessa lavorazione da qui a qui. Ok, quindi andate avanti, ripetete quello che abbiamo fatto qua, lo dovete fare da questa parte. Ok, ok. Allora io sono arrivata al penultimo giro perché qui noi abbiamo finito dove abbiamo le 3 maglie alte, 5 catenelle e 3 maglie alte qui. Ok, io qui sono arrivata al penultimo giro, sono arrivata dove ho le 5 maglie alte. Ok, ora però noi dobbiamo unire i due lati, il davanti e il dietro lo dobbiamo unire, quindi sono arrivata qui dove abbiamo le 5 maglie alte, adesso dobbiamo fare il giro dove facciamo 3 maglie alte, 5 catenelle, 3 maglie alte, e facciamo in questa maniera in modo da unire tutti e due i lati, il davanti e il dietro. Facciamo 3 catenelle, quindi prendo il dietro del lavoro, le spalle, ecco, vado nella terza catenella, qui abbiamo le 3 maglie alte, quindi io vado nella terza maglia qua, così, e con una maglia bassissima chiudo, filo sull'uncinetto e adesso vado qui, giro il lavoro e continuo a lavorare qua e faccio 3 maglie alte, 1 2 3 4 5 catenelle, rientro nella maglia e faccio 3 maglie alte, 2 3, così vado nel gruppo delle 5 maglie alte e continuo a lavorare 2 3 1 2 3 4 5 catenelle, rientro nella maglia e faccio un'altra maglia alta e poi le altre 2 maglie alte, così. Ok, quindi andiamo avanti, arriviamo fin qui e poi vi faccio vedere come unire le altre due parti. Eccomi qua, allora sono arrivata alla fine, adesso dobbiamo unire l'altra parte, questa, quindi entro qui con una maglia bassa, con una maglia bassissima, questo poi lo devo stringere bene, quindi faccio una maglia bassissima, giro e faccio una maglia bassa in modo da, ok, così, una maglia bassa, ok, adesso giriamo il lavoro sul dritto, ok, e con delle maglie bassissime, scusate che qua mi sono un po' ingarbugliato un po', ecco, allora dicevo, con delle maglie bassissime andiamo dentro l'archetto delle 5 catenelle e facciamo le 6 maglie alte, 2 3 e 4, 6 maglie alte separate da una catenella, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6. Allora stavolta invece di fare 4 catenelle facciamo 3 catenelle, 1 2 3 e facciamo una maglia bassa qui al centro, 1 2 3 e ripetiamo le 6 maglie alte separate da una catenella. Ok, quindi adesso dobbiamo lavorare a giro, quindi dobbiamo fare tutto il giro in questa maniera: 6 maglie alte separate da una catenella, e qui al centro facciamo 3 maglie alte, una maglia bassa e 3 maglie alte, scusate, 3 catenelle, una maglia bassa e 3 catenelle. Ok, ok, eccomi qua. Adesso che abbiamo fatto le 6 maglie alte separate da una catenella, dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto prima, quindi adesso il punto lo sapete. Dobbiamo fare le maglie alte chiuse insieme, facciamo 2 maglie alte chiuse insieme separato da una catenella, ok? Poi facciamo dopo facciamo il giro, una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello spazio di una catenella, e poi facciamo l'ultimo giro, questo qua, dove lavoriamo tutto un giro di maglie alte, quindi facciamo una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta nello spazio di una catenella. Ok, quindi dobbiamo fare 1 2 e 3, dobbiamo fare questi giri. Ok, ci ritroviamo poi quando abbiamo finito di fare i giri. Ok, siamo al 21esimo giro. Adesso facciamo 3 catenelle, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, maglia seguente, ancora una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, salto una maglia, vado nella maglia seguente, faccio una maglia bassa, 1 2 3 4 5 catenelle, salto 3 maglie e nella quarta maglia faccio una maglia bassa, 3 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Questo è quello che dobbiamo ripetere. Ok, ancora 1 2 3 catenelle, lo faccio rivedere, salto una maglia, vado nella maglia seguente, faccio una maglia bassa, 1 2 3 4 5 catenelle, salto 3 maglie, nella quarta maglia faccio una maglia bassa, 3 catenelle e ripetiamo le 3 maglie alte. Quindi andiamo nelle prossime 3 maglie alte e lavoriamo le maglie 1 2 e 3. Va bene, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Ok, arrivata alla fine del giro ho chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella. Adesso dobbiamo ripetere, quindi noi siamo qui, abbiamo fatto le 3 maglie alte, quindi dobbiamo fare 1 2 3 e 4, dobbiamo ripetere questi giri 1 2 3 e 4. Ok, quindi andate avanti, fate questi 4 giri e poi ci ritroviamo. Eccomi, io sono arrivata, ho chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Adesso qui noi dobbiamo fare, di solito noi quando facciamo le maglie chiuse insieme facciamo poi un giro di una maglia alta separata da una catenella. Invece questa volta facciamo una maglia alta, quindi inizio con 3 catenelle e poi 2 catenelle di separazione, quindi facciamo una maglia alta e 2 catenelle di separazione, quindi andiamo in ogni spazio di una catenella, facciamo una maglia alta, 2 catenelle, andiamo nello spazietto qui, nello spazio di una catenella di separazione, facciamo una maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Io ho cambiato anche uncinetto, ripeto, dato che io ho la mano molto stretta, allora qui adesso stiamo andando verso, diciamo, la zona della vita sotto il seno, ecco, da lì in poi io ho cambiato uncinetto e da 2,5 sono passata a 3, in modo che la lavorazione mi risulti un pochino più larga, altrimenti poi stringe troppo. Va bene, quindi se per voi va bene continuate con l'uncinetto che state lavorando, che avete adesso in mano.
Se vi risulta un tantino stretto, allora cambiate un uncinetto, prendete un uncinetto mezza misura più grande, va bene? Ok, allora dobbiamo andare avanti così per tutto il giro, quindi ripeto, dobbiamo fare una maglia alta in ogni catenella di separazione, una maglia alta e 2 catenelle di separazione, ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua, sono arrivata alla fine del giro e ho chiuso nella terza catenella con una maglia bassissima. Allora, noi di solito quando facciamo questo giro, che facciamo una maglia alta, una catenella, questa volta invece abbiamo fatto 2 catenelle di separazione. Quando noi facciamo questo giro di solito poi facciamo questo, quindi dentro le catenelle andiamo a fare le maglie alte, invece questa volta non le facciamo, queste non le facciamo più. Quindi adesso facciamo così, con una maglia bassissima entro qui all'interno delle 2 catenelle e faccio 1 2 3 catenelle, le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, quindi rientro e faccio ancora 2 maglie alte, 3 catenelle, 1 2 3, quindi salto 2 maglie e nella terza faccio una maglia bassa. Cerco di avvicinare, ok, allora salto 1, questa è la maglia alta, 1 2 1 2, nella terza, allora è giusto, 1 2 3, maglia bassa, 1 2 3 4 5, quindi fa 1 2 3, nella quarta faccio una maglia bassa, 1 2 3, salto 2 maglie, nella terza vado a fare una maglia alta, entro qui dentro le catenelle e faccio 2 maglie alte, allora 1 2 3 catenelle, quindi 1 2, nella terza maglia bassa, 1 2 3 4 5, salto 3 maglie, 1 2 3, nella quarta maglia bassa, 1 2 3 catenelle, salto 2 maglie e nella terza faccio una maglia alta, entro dentro le catenelle e faccio 2 maglie alte, ok? Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro, ok? Allora, fatto, ho chiuso qui con una maglia bassissima nella terza catenella, quindi adesso dopo che abbiamo fatto questo giro, adesso dobbiamo iniziare a fare, quindi abbiamo fatto le 3 maglie alte, adesso dobbiamo fare 1 2 3 e 4, ok, dobbiamo arrivare fino a dove abbiamo le maglie alte chiuse insieme, quindi questo l'abbiamo fatto, le 3 maglie alte, quindi adesso facciamo 1 2 3 e 4, ok, ok, andiamo avanti e facciamo questi 4 giri. Eccomi qua, allora finiti i nostri giri, che dovevamo finire i nostri giri e ci dovevamo ritrovare dove al giro delle maglie alte chiuse insieme, ok, adesso facciamo, entro con una maglia bassissima all'interno della catenella di separazione, faccio 1 2 1 2 3 4 catenelle, questa volta facciamo una catenella di separazione. Nel giro precedente abbiamo fatto una maglia alta, 2 catenelle di separazione, una maglia alta, questa volta torniamo a fare una maglia alta e una catenella di separazione, quindi ho fatto le 4 catenelle, 3 catenelle prima maglia alta e una catenella di separazione, quindi vado nell'archetto di una catenella e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, maglia alta, catenella, maglia alta, ok, quindi andiamo avanti in questa maniera per tutto il giro, ok, a dopo. Eccomi qua, allora ho finito il giro e ho chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella, adesso facciamo 1 2
3 catenelle, rientro nell'archetto di una catenella e faccio una maglia alta e una maglia alta sulla maglia alta, quindi facciamo 3 maglie alte. Avvicino un attimo. 3 catenelle, saltiamo una maglia, anzi scusate, facciamo 2 catenelle, saltiamo una maglia e sulla maglia alta facciamo una maglia bassa, così. 5 catenelle, 1 2 3 4 5, saltiamo 4 maglie, 1 2 3, nella quarta facciamo una maglia bassa, 1 2 catenelle, saltiamo una maglia, nella maglia alta facciamo una maglia alta, all'interno della catenella di separazione facciamo una maglia alta e sulla maglia alta facciamo una maglia alta, così. Ok, questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Allora ripetiamo: 2 catenelle, salto una maglia, vado nella maglia seguente, faccio una maglia bassa, 1 2 3 4 5, salto 4 maglie e nella quarta vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta, nell'archetto di una catenella faccio una maglia alta e sulla maglia alta vado a fare l'ultima maglia alta, quindi sono 3 maglie alte. Ok, quindi dobbiamo ripetere questo per tutto il giro. Eccomi qua, ho finito il giro e sono andata a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella. Adesso faccio 3 catenelle e rifacciamo il motivo, ecco, quindi però con un piccolo cambiamento. Allora dobbiamo ripetere adesso questo dove adesso noi dobbiamo fare 5 maglie alte, quindi lavoriamo 2 maglie alte sulla prima maglia alta, una maglia alta centrale, 2 maglie alte nell'ultima maglia, quindi dobbiamo fare questo, poi dobbiamo fare nel prossimo giro dobbiamo fare 3 maglie alte, 5 catenelle e 3 maglie alte. Quando arriviamo qui dove abbiamo le 6 maglie alte separate da una catenella, invece di 6 maglie alte dobbiamo fare 7 maglie alte, quindi facciamo 7 maglie alte separate da una catenella. Ok, vabbè, in caso lo facciamo insieme, diciamo, ve lo ricordo, quindi poi all'inizio del giro lo facciamo insieme. Quindi adesso facciamo questo, facciamo 2 maglie alte sulla prima maglia alta, una maglia alta centrale, 2 maglie alte sulla terza catenella, sulla terza maglia alta, ok, 4 catenelle e una maglia bassa, quindi questo giro lo sapete e sapete anche l'altro, il giro, il prossimo giro, quindi sarebbe 3 maglie alte, 5 catenelle, quindi si rientra nella stessa maglia, si fa un'altra maglia alta e poi si continua con le maglie alte, altre 2 maglie alte, ok, quindi andiamo avanti per questi 2 giri e poi il terzo lo iniziamo insieme. Eccomi qua. Allora adesso siamo arrivati qui al giro dove dobbiamo fare le maglie alte separate da una catenella, quindi con delle maglie bassissime vado all'interno delle catenelle dell'archetto, faccio 1 2 3, che è la prima maglia alta, e una catenella di separazione. Quindi se prima abbiamo fatto 6 maglie alte separate da una catenella, questa volta facciamo 7 maglie alte, quindi 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 7, facciamo le nostre 3 catenelle e una maglia bassa qui al centro delle maglie alte, qui 1 2 3, e rifacciamo, entriamo nell'anello qui nell'archetto delle 5 catenelle e facciamo le nostre 7 maglie alte separate da una catenella. Ok, quindi facciamo questo per tutto il giro. Eccomi qua. Allora, arrivata alla fine del giro vado nel primo spazio di una catenella
entro con una maglia bassissima, faccio 3 catenelle e inizio a fare le mie maglie alte chiuse insieme, quindi faccio 2 maglie alte chiuse insieme e una catenella, ok? Così, quindi adesso sono aumentate, invece di 5 adesso sono 6 gruppi di maglie alte chiuse insieme, 1 2 3 4 5 e 6, e andiamo avanti così per tutto il giro, ok? Ci vediamo dopo. Eccomi qua, finito il giro delle maglie alte chiuse insieme, adesso dobbiamo fare questo giro dove facciamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta, quindi questa volta invece facciamo così: 1 2 3 catenelle è la nostra prima maglia alta più 2 catenelle. Adesso invece di dobbiamo saltare 2 maglie, quindi qui abbiamo la catenella, qui abbiamo la maglia, le maglie chiuse insieme, entriamo qui, quindi nella terza facciamo una maglia alta, 2 catenelle, quindi contiamo 1 2 e sulle maglie alte chiuse insieme facciamo una maglia alta, 2 catenelle, salto 1 2, qui al centro dove abbiamo la catenella di separazione facciamo una maglia alta, quindi abbiamo fatto 1 che c'è la catenella di separazione, le maglie alte chiuse insieme e poi una catenella di separazione, quindi io sono entrata qui dove abbiamo la catenella di separazione, sto facendo una maglia alta, 2 catenelle, 1 2 3, 2 catenelle, quindi 1 2 3, 2 catenelle di separazione e andiamo avanti così, quindi 1 2 3, 2 catenelle, 1 2 e andiamo qui sulle maglie alte chiuse insieme. Ecco, questo è il nostro giro, è il giro che dobbiamo fare, ok? Andiamo avanti fino alla fine. Eccomi qua alla fine. Allora, ho fatto tutto il mio giro con una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Adesso facciamo 1 2 3 catenelle, entro qui nell'archetto di 2 catenelle, faccio ancora 2 maglie alte, 3 catenelle, e entro nell'archetto, faccio una maglia bassa, 1 2 3 4 5, vado sulla maglia alta e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, maglia alta, qui vado a fare una maglia alta sulla maglia alta e altre 2 maglie alte all'interno delle 2 catenelle così, 3 catenelle, vado qui nell'archetto delle catenelle, delle 2 catenelle, faccio una maglia bassa, 2 3 4 5 catenelle, vado sulla maglia alta e faccio una maglia bassa, 1 2 3 catenelle, vado qui sulla maglia alta, faccio una maglia alta, entro nell'archetto delle 2 catenelle, faccio ancora 2 maglie alte, ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Allora, fatto il giro, adesso facciamo, scusate un attimo che non riesco a prendere bene il filo, ok, allora lavoriamo le 5 maglie alte, quindi facciamo 1 2 3 catenelle, rientro nella stessa maglia, faccio un'altra maglia alta, una maglia alta centrale e 2 maglie alte sulla terza maglia, 1 2 3
4 catenelle e una maglia bassa al centro delle 5 catenelle, altre 4 catenelle e ricominciamo a fare le nostre 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi facciamo questo giro e poi facciamo questo giro. Dopo le 5 maglie alte facciamo le 3 maglie alte, questa volta invece di 5 catenelle facciamo 6 catenelle di separazione e 3 maglie alte. Ok, facciamo in questa maniera. Ok, allora arriviamo fino a questo giro dove facciamo le 3 maglie alte, 6 catenelle e 3 maglie alte. Facciamo questo e poi ci ritroviamo. Allora, eccomi qua, ho finito il giro e sono qui dove abbiamo fatto le 3 maglie alte, le catenelle e le 3 maglie alte. Con delle maglie bassissime sono arrivata dentro l'archetto, quindi faccio le 3 catenelle, 3 catenelle più una, quindi rientro e facciamo in tutto 7 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 catenelle e andiamo a fare qui una maglia bassa, 3 catenelle, andiamo nell'archetto e facciamo le 7 maglie alte separate da una catenella, 6, 7, 3 catenelle, maglia bassa e così via. Vi faccio vedere come viene il vestito o la maglia, dipende come volete andare avanti, se vi volete fermare prima oppure se volete continuare e fare un vestito. Allora, io perché ho allargato le catenelle e le maglie alte? Qui per esempio adesso sono 7 maglie alte, perché voglio un vestito che vada un po' così ad allargare, dato che diciamo io non sono una 40, quindi sono una 44-46, quindi voglio un vestito che mi vada, o una maglia che mi vada leggermente largo, che non stringa, che non sia troppo attillato, ok? Quindi per chi invece vuole un vestito leggermente più attillato, allora invece di 7 maglie alte può continuare e fare 6 maglie alte, ok? E poi fare il gruppo di 5 maglie alte chiuse insieme. Io, dato che voglio diciamo una lavorazione più larga, più morbida, ho aumentato le maglie alte e ho aumentato anche le catenelle quando siamo andate qui a fare le maglie alte. Abbiamo fatto una maglia alta separata da 2 catenelle, ok? Quindi è qua, l'abbiamo fatto qua. E niente, allora per chi vuole seguire la mia lavorazione, vuole diciamo un lavoro un po' più morbido, aumenti di 7 catenelle, e quando dobbiamo fare, dopo che abbiamo finito i gruppi delle maglie alte chiuse insieme, potete, per chi vuole, ripeto, per chi vuole una taglia più stretta, che non vuole che il lavoro risulti largo a svasare, ecco, invece di 2 catenelle di separazione, quando facciamo una maglia alta sulle maglie alte chiuse insieme, può fare una maglia o una catenella di separazione, ok? Io invece continuerò a fare una maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie di base e poi faccio un'altra maglia alta
con 2 catenelle di separazione. Ok, allora io vado avanti così. Adesso questa lavorazione è ripetitiva, quindi non dobbiamo fare più cambiamenti e potete continuare a lavorare come abbiamo fatto fino adesso, quindi in lunghezza potete andare avanti fino a quando decidete voi, la vostra misura, la vostra altezza, ok? Poi alla fine quando arriviamo all'altezza, infatti anch'io andrò avanti anche perché ancora è corto, quindi vado avanti e poi vi faccio vedere come fare un bordino al bordo del lavoro, ok? A dopo, ciao. Eccomi qua. Allora io sono arrivata alla mia altezza e adesso vi faccio vedere come fare un bordino. Allora noi qui dobbiamo fare le nostre maglie chiuse insieme, quindi facciamo le 3 catenelle, entro, faccio le mie maglie alte chiuse insieme e 4 catenelle. Allora noi stiamo facendo adesso lo stesso bordino che abbiamo fatto per le maniche, quindi facciamo le 2 maglie chiuse insieme, 1 2 3 4 catenelle e una maglia bassissima qui nella prima catenella delle 4, quindi entro, prendo il filo ed esco con una maglia bassissima, una catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e faccio 2 maglie chiuse insieme, chiudo, 1 2 3 4, entro nella prima catenella e faccio una maglia bassissima, così, una catenella di separazione, 2 maglie chiuse insieme nell'archetto seguente, chiudo, 1 2 3 4, picciolino o picco come lo chiamano, una catenella, 2 maglie chiuse insieme, così, 1 2 3 4 e chiudo, catenella di separazione e completiamo qui il nostro archetto, 1 2 3 4, 1 1, una catenella, andiamo qui nell'ultimo archetto delle maglie, qui delle catenelle separate da una, cioè dalle maglie alte separate da una catenella, 1 2 3 4 e chiudo così. Ecco, passo adesso nell'archetto successivo delle maglie alte, il primo archetto di una catenella, faccio le mie 2 maglie alte chiuse insieme, chiudo, 1 2 3 4, così, e faccio il mio picciolino. Uno, due, tre e 4. Ok, quindi chiudiamo il giro in questa maniera, facciamo tutto il giro e poi spezzate il filo. Ok, allora io sono arrivata alla mia altezza e sono contenta. Poi quando lo sistemo gli do anche, diciamo, lo devo stirare un pochino, lo metto sul manichino e poi vi faccio vedere come è venuto. Ok, allora il tutorial è finito. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto, spero che lo possiate realizzare al più presto se vi è piaciuto e niente. Vi saluto, vi mando un bacio, al prossimo tutorial, ciao!